This is it! The season officially starts. First time with a Formula race car like this one. We are in Vairano, which is not Varano, it's Vairano. It's a test track. Yeah, the weather sucks, but luckily we're not driving today. What we're doing today is first they're going to explain in the car how it works, and after that we're going to make the seat. This is how the inside of a Formula race car looks, okay? We have a cockpit and we have the seat. This is the seat, and it's tailor-made for each driver. Now, in Formula 1 they're rich and cool, so they do it in carbon. Here we are poor, and so we do it in a different way. Ho spaccato tutto. Ok, Prima sensazione? molto bella. Io voglio una sensazione sul freno. Cazzo, la frizione a pedale però. Frizione a pedale? No, non ci corro allora se non è al volante. Il freno? Qual è quello in mezzo? Devi sostanzialmente riuscire a vedere metà gomma, cioè la fine del dito. Ah, ok, quindi io dovrei stare con la testa così basso da vedere il dito che sparisce. Se riusciamo, sì. Mi devi segare la testa, Esatto, la è gamba. possibile, te la tagliamo. Quindi non stai verticale. Devi sdraiarti, esatto. Però devi mantenere gli angoli giusti, cioè l'angolo che forma le ginocchia rispetto alla pedaliera che sia vantaggioso. Devi cercare di stare il più sdraiato possibile pur mantenendo gli angoli corretti. Esatto. E la stessa cosa alle braccia. Si possono dire i punti. Stavamo parlando della cintura qua in mezzo, era un aneddoto. No, è che spesso quello crea un problema. Io questo pilota che ogni tanto lo legavamo, uscivo, rientrava allo stesso giro, che cazzo c'ha? Tra i box, aspetta un attimo, apriva la cintura, a ravanarsi, ok, c'ho la cintura che mi stava scassando. Non è un mio problema. Ci balliamo dentro. Esatto. No, però ok, allora torniamo al fatto, questo deve essere tirato forte, cioè tu hai l'anca deve Va bene, sì, cioè adesso va bene, scendo? Sì. So, first of all, you have to be comfortable. So, we check the pedals, the position, the toe, the elbows, okay, and everything. We check the seat belts, and now we can prepare the seat. This is our seat. What? I mean, it's a plastic bag. Yeah, it looks exactly like a plastic bag, but look at this. In here, inside, we have two different components that when you mix them, they become, it's some kind of foam, okay? Which is fluid, okay? So at that point, it starts to inflate and become rigid. So what we have to do, we have to put this bag inside. I have to jump inside the car and move myself to find the right position and hold that until it becomes a solid foam. The cool thing is that, look at this. This is going to be the final seat. We are like Formula 1, a bit better than this. Il mio casco arriva domani, poi capirete. Vedete, adesso si sta spargendo tutto qua, inizia la reazione chimica. Senti arrivare e puoi ancora modellarlo quel corpo, capito? Se fai forza vinci tu. Finché non è duro, se fai forza lo muovi. Guarda come altezza di testa sono uguale a prima, eh? So, I think I messed up something. I'm not really comfortable with the back, but I have to make it comfortable because that thing costed 250 euros. So I have to make it work. Good morning! So this is the seat. As you can see, we already destroyed it. Yeah, because we have to cut it to remove the excess and to make the holes for the belts. And now we just have to fit it to me.
No, più che altro bene, non riesco a girare il volante. È tutto diverso da ieri. Meglio di ieri. No, guarda quanto sono su con la testa. Anziché stare dritto con la schiena, Fai una curva. faccio troppo una curva, vedi, vado troppo giù con la zona lombare. E poi bisognerà mettere della spugna nella zona lombare. We need to fix it. Perché si appiattisce tutto allo stesso modo. Quindi... Ok. Devi riuscire ad addormentarti in macchina per La schiena, anziché appoggiare tutta sul sedile, appoggia solo, fino a un certo punto. cioè su un punto, capito? Prova a limare, io limerei tutta la zona schiena e anche sotto il culo. E poi la conchiglia tanto si adatta schiacciandolo il sedile. Sembra provola. Capita. Allora, già molto meglio, eh? Ok. E qui va scesa. Comunque il sedile è l'unica cosa che i piloti si Sì, perché interessano a 1000 perché più che altro perché lo sento bene dietro la schiena, quindi un'idea di cosa andare a tagliare ce l'ho. però buon sistema. Look at this mess. Iniziamo dai comandi base. Main switch, appunto, dà corrente a tutta la macchina, si attiva la pompa della benzina e si accende il quadro. Ok. Pit limiter va tenuto premuto. Radio, Push to talk? un click rimane aperta oppure la tieni premuta. Ok. Poi menu a te non serve principalmente, oltre a quando sali in macchina a guardare il ripartitore di frenata. HPN e Acknowledge serve per due cose. Il primo è metterla prima, per metterla folle tutte e due insieme. Ok. E se sono in terza che sto andando sul dritto e per caso schiaccio tutti e due insieme mi metto No, folle? non Vive è, la frizione tirata non e è- essere in primo. non è come Ok, Refactor. ok, meno male. Poi, una volta che l'iniezione è on, premi il tasto verde. No, fingermi in basso. Inizione su. Questo sei 3 centimetri. 3 centimetri? Sì. Vado? Piuttosto proviamo oggi così. Okay, so I made probably the worst seat ever. Making a seat is really difficult. Usually don't get it at the first try, but we cut it, we fixed it. I hope it works. Whatever, I removed the covers from the car because I wanted to show you how it's made. Now, first of all, this is the front wing. You can see here a curious detail. This is called gurney flap. I made a video in the Italian channel, maybe I will do it in English. He invented that flap and now you can find it in every car. That little thing gives an incredible amount of downforce. Now, another interesting thing is that this part of the nose is pretty soft. And that's a specific reason to do it. Because if you do it hard, it happens that if the car behind touches the wheels of the car in front, it will fly in the air. So they made this part collapsible, so that if you touch the wheel of the car in front of you, it collapses and you don't fly in the air. Now, the nose is put in this part of the car. We can see the suspensions here. We have push rod, both in the front and in the rear. And here you have a hole where you can access the pedal. Interesting things, we have 3 pedals, accelerator, brake and clutch. Because the clutch is a pedal, it's not on the steering wheel like in Formula 1. On the steering wheel you have just the pedals for the shifter. And the throttle is ride by wire, so you don't have a steel wire
connected to the engine, but it's all electronic. And about the steering wheel, pretty simple. 4 switches, apart from the pedals. Speed limiter, radio, menu, browsing. And this is acknowledge. If you see an alarm, you push it and the alarm goes away. And a curious thing is that there is no wire on the steering wheel, so how does the display get the information from the car? We have some pins inside, and this is the quick release system where you can easily remove the steering wheel and get out of the car. Now, what I want to show you is something curious about how high-level Formula race cars are made. If you look at the car, you see that there is no chassis. I mean, there is not a metal chassis made of tubes where you connect everything, but the engine is the chassis. Now, what we call chassis usually, what they call chassis in Formula 1, they usually refer to the front cockpit, which is where the driver stands, which is made of different layers of carbon and other material, and it has to withstand very, very severe crash tests. But on the rear, you can see that all the components are connected to the engine. The engine is connected to the front chassis with an engine support, but the wheels are attached directly to the engine. The engine works as a chassis. Now, this is a curious thing. We have the engine here, and this is not the differential, this is not the gearbox, this is just a box to recover the fluids, the oil. Then we have the differential, and the gearbox is at the very end of the car. It's after the wheels. So we have a big crankshaft going from the engine to the gearbox, and then from the gearbox you go to the differential. Pretty curious and interesting design. Here we have the rear wing, and the rear wing is connected to this crash box on the rear. This is made of carbon, and it's made to absorb the impacts in case you get hit by a car behind. Finally, this is the actuator that changes the gears. These are the ECUs, and these are the huge radiators. We have 2, 1 for every side. Pretty much, that's it. Oh no, wait. There is another curious thing. Look at this. These are some kind of quick release mounted on the fuel tubes, and they're made because if you get hit with a very serious crash and the engine disconnects from the front chassis, those quick release mechanisms disconnect the fuel lines and block the fuel from going out. At this point, yeah, that's it. Nothing more to say. It's wet, rain tires, and let's see how it is. Tutto bene comunque per il resto? Sì, Come l'hai sentita? Ma cioè, No, però in generale che percezione hai? sto passeggiando proprio per andare a fare la spesa. Importante tu capisci il feeling come è fatta la macchina, Sì. così. Poi abbiamo... Vuoi solo capire adesso bene tranquillamente quanto è sincero il dietro, poi... Bello! Divertente, eh? Capisco perché la gente spende tutti questi soldi per correre con queste robe. They told me to warm up tires, but I think I misunderstood. Sai cos'è che mi piace? Che da una certa velocità in su, quindi diciamo da metà terza in su, la sento che è bella puntata sul davanti. Poi sto frenando ancora veramente piano probabilmente, perché non avendo le vie di fuga qua, cioè non c'è la curva che dico adesso tiro la staccatona al massimo vado lungo. Cazzo, qua se vai lungo c'è lo stagno laggiù. Cosa potremmo fare? Togliere i conetti come abbiamo fatto l'altra volta? Non volevo tirar giù i conetti, capisci?
Perché su R-Factor 2 ti dà la penalità se prendi il connetto. Non volevo la penalità. Cazzo, bella. Bella, eh? Porca troia. Sei felice. Goditelo oggi poi. Guys, I made a genocide of worms. Look at this. How did it end up here on the roof of the car? Did you know that if you cut a worm in half, it regrows? What I'm not sure is if you cut it in half, one part dies and the other one survives, or you create two worms. Because if that's so, I didn't kill them. I multiplied them. Whatever. This was one of the most exciting cars I've ever driven. That's just insane. I can't wait to race. First race in 1 month. This was just a shakedown. We will make another test, hopefully with no rain, and then race. 0 time to learn. We will see. I'll do my best.